Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per questo video progetto andrò a utilizzare l'uncinetto numero 3 e il fioccotone nella versione viola. È un bellissimo viola molto intenso. Credo che non l'ho mai utilizzato sul mio canale, quindi è un colore, diciamo, è una novità. Però sicuramente chi lavora con i prodotti filati di scampo probabilmente già lo conosce. Il fioccotone è il classico, semplicemente non l'ho utilizzato in questo colore. Oggi vi faccio vedere una mattonella molto facile, molto ricca e nello stesso momento perfetta per un progetto estivo. Iniziamo subito. Piegate il filato, fate il nodino e qui andiamo a fare 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ci chiudiamo sulla prima. Ora andiamo a lavorare in questo cerchio 16 punti bassi. Allora, prima di tutto iniziamo con un punto catenella per iniziare la riga, rientriamo qua e ne facciamo 16 punti bassi. Concludiamo insieme la prima riga facendo anche l'ultimo punto basso, che è il 16°. Ora entro qui dove ho fatto il primo e vado a fare una maglia bassissima. E così ho concluso la prima riga. Adesso ci alziamo con 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, poi ne aggiungiamo 4 di separazione, di conseguenza ne abbiamo ben 7. Carico l'uncinetto, salto un punto, vado nel prossimo e vado a fare una maglia alta, poi 4 catenelle, carico, salto un punto, vado a fare una maglia alta. Alla fine in pratica avrò 8 archetti. Fatte le ultime 4 catenelle andiamo a chiuderci 1 2 qui sulla terza catenella lavorata, quindi quando abbiamo fatto la prima maglia alta. Ora andiamo a fare 3 catenelle che in pratica è la nostra prima maglia alta, poi qui dentro andiamo a lavorare 6 maglie alte, quindi ogni archetto avrà 6 maglie alte più le maglie alte sui punti alti già esistenti. Il totale di questa riga, quindi della terza riga, sarà 56 maglie alte. Ora io ne ho una qui, poi sono 4, 5, 6, la settima la lavoriamo qua, ok? Anche se comunque la prima è questa, quindi sono 1, 3, 4 e con 3 sono 7, quindi si rinizia il giro. Questo da fare per tutta la riga. Concludiamo anche la terza riga insieme facendo l'ultima maglia alta. Ora ci chiudiamo qui, quindi sulla prima che abbiamo fatto, con una maglia bassissima. È già carina così, però non è finita. Ora iniziamo la quarta riga. Questa volta vi farò impazzire con un bel po' di righe, quindi non arrabbiatevi. Allora, prima di tutto ci alziamo con 3 catenelle. Carichiamo l'uncinetto e andiamo a lavorare 7 maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, dopo queste 7 maglie alte andiamo a fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Carichiamo l'uncinetto e continuiamo sin da subito a fare altre 7 maglie alte.
quindi nella quarta riga faremo sempre 7 punti alti divisi da 3 catenelle. Facciamo le ultime 3 catenelle e ci chiudiamo qui 1 2 sulla terza catenella fatta all'inizio. Ora dobbiamo andare a camminare con una maglia bassissima sulla seconda maglia alta. Adesso dobbiamo andare a fare delle maglie alte chiuse insieme, quindi andiamo a fare metà maglia alta e così via, e saranno 5, quindi ci alziamo con 2 catenelle, caricate l'uncinetto, andate nel prossimo punto, fate metà di una maglia alta, caricate nel prossimo metà, per un totale quindi di 5, scusate sono rimasta senza filo, poi il quarto e il quinto che è l'ultimo. Di conseguenza nel blocco di 7 il primo e l'ultimo non viene lavorato. Ora chiudiamo tutto insieme, andiamo a fare 6 catenelle, sono 3 4 5 e 6, poi facciamo qui nell'archetto delle 3 catenelle un punto basso e andiamo a fare altre 6 catenelle, sono 3 4 5 6, scusatemi, 6 catenelle, quindi per questa riga andiamo a fare un punto tutto chiuso insieme, 6 catenelle, punto basso, 6 catenelle, quindi ora ricominciamo facendo le mezze maglie alte che sono ben 5. Vi ricordate, il primo e l'ultimo non viene lavorato nel blocco di 7. Io spero che si veda con il viola scuro, a me mi piace tantissimo, quindi ho scelto lui proprio perché volevo che si spendesse. Se caso mai non si vede, seguite le indicazioni a voce. Concludiamo la quinta riga proprio qui dopo aver fatto le 6 catenelle. Ora dobbiamo andare a camminare con la maglia bassissima, scusate che ci riprovo, mi è scivolato l'uncinetto, eccolo qui. Dobbiamo camminare su altre 2 catenelle per arrivare al centro del cerchio, quindi qui. Ora la sesta riga è formata da catenelle, tutte sono catenelle, quindi archetti, quindi seguitemi un attimo nel ragionamento. Allora iniziamo con 7 catenelle, 3 4 5 6 e 7 e ci chiudiamo con un punto basso proprio nel prossimo cerchietto, quindi vedete noi ci siamo chiusi qua, poi ho camminato per arrivare alla sua metà, vedete, ho fatto 7 catenelle, mi sono chiusa con un punto basso qui nel prossimo. Ora ne dobbiamo fare 9 di catenelle, 3 6 7 8 e 9, perché da adesso in poi la nostra mattonella prende una forma quadrata, quindi avremo 3 archetti da 7 e uno da 9. Allora ora facciamo 3 da 7, quindi sono 3 4 5 6 e 7, mi chiudo nel prossimo con un punto basso, poi altre 7 catenelle, mi chiudo nel prossimo con un punto basso, poi facciamo altre 7 catenelle, scusatemi, 5 6 e 7, punto basso, e ora ci tocca fare l'angolo da 9 catenelle, quindi 3 4 5 6 7 8 e 9 e ci chiudiamo con un punto basso. Guardate, vi faccio vedere un attimo, quindi vedete questi saranno praticamente i nostri angoli della mattonella. Ricapitoliamo, iniziamo con 7 9 3 di 7 9 3 di 7 9 3 di 7 9, poi qua vi mancheranno 2 archetti da 7 per concludere questa riga.
andiamo a concludere l'ultimo archetto insieme, che adesso vi faccio vedere una chicca, così non dovete più camminare con la maglia bassissima. Intanto ne fate 3 di catenelle, poi caricate 2 volte l'uncinetto e vi chiudete con un punto basso qui e andate a fare una maglia altissima. Così siete già alla metà dell'archetto. Risulta leggermente più piccolo, però se non vi piace facciamo che la fate in questa maniera, entrate nel lavoro direttamente e fate diversi passaggi, cioè fate un passaggio primo, poi scaricate tutto il resto, già così è molto più grande. Iniziamo la settima riga. Facendo questo movimento con la maglia altissima io sono già alla metà dell'archetto, di conseguenza sono al posto giusto. Ora vado a fare 6 catenelle, ok, entro qui nel prossimo archetto, faccio un punto basso, poi vado a fare 4 catenelle e poi nell'archetto qua da 9, quindi nell'angolo, vado a fare 15 maglie alte, quindi semplicemente caricate l'uncinetto e andate a fare delle maglie alte. Fatto l'angolo di 15 maglie alte andiamo a fare 4 catenelle e ci chiudiamo con un punto basso nel prossimo archetto. Poi andiamo a fare 6 catenelle e facciamo praticamente gli archetti normali, che sono 2, quindi questo è un altro. Poi andiamo a fare in pratica il lavoro di prima, cioè 4 catenelle, 15 maglie alte e così via. In pratica noi quando lavoriamo qua prima del angolo formato da 9 catenelle dobbiamo fare solo 4, vi ricordate? Qui 4, 15, 4, poi 2 archetti normali. Concludiamo insieme anche la settima riga, quindi maglia altissima come prima, ci entriamo qui praticamente, poi scarichiamo una volta, poi tutto il resto, così l'archetto non è troppo stretto rispetto agli altri. Ora iniziamo sempre con 6 catenelle per il prossimo giro, quindi l'ottavo, 4, 5 e 6. Carichiamo, facciamo direttamente il punto basso nel prossimo archetto, poi andiamo a fare altre 6 catenelle, ci chiudiamo qua dove c'era l'archetto da 4 e ora ci alziamo praticamente con 4 catenelle, carichiamo l'uncinetto e andiamo a fare questo punto qua, quindi faremo 5 mezze maglie alte chiuse insieme. Vi prometto che presto la finisco questa mattonella, questa volta so che vi faccio lavorare un po' più del solito, però secondo me ne vale la pena perché è veramente bella. Chiuse tutte insieme le catenelle andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 4, quindi ci siamo, e ora andiamo a lavorare praticamente 5 maglie alte. Semplicemente caricate, entrate con l'uncinetto, andate a fare 5 maglie alte, non chiuse insieme, mi raccomando, questa volta devono essere normali. Questo è da fare per tutta la riga, quindi quando ci sono gli archetti andiamo a fare gli archetti, quando ci sono le maglie alte dividiamo così. Adesso finiamo anche l'altra parte dell'angolo che è formata da 4 catenelle caricate, andiamo a fare 5 maglie alte chiuse insieme, quindi metà di una maglia alta, la seconda, la terza e così via, fino ad averne 5 sull'uncinetto. Ora facciamo 4 catenelle, ci chiudiamo con un punto basso nell'archetto prossimo che è quello formato da 4 catenelle, che è piccolino. Ora facciamo 6
catenelle e andiamo a chiudere tutti gli archetti, vedete che aumentano mano a mano, e andiamo a lavorare sull'angolo come abbiamo fatto qui. Questa è l'ottava riga. Concludiamo insieme anche l'ottava riga, quindi faccio la maglia altissima. Allora è qui, quindi vado a fare un passaggio primo tramite la prima asola, poi scarico tutto. Ok, facciamo anche la riga 9 insieme, poi manca pochissimo per finirla, quindi vi prometto restate ancora un po'. Intanto andiamo a fare 6 catenelle, quindi sono 3 e 6. Poi scusate, vado nel prossimo archetto e vado a fare un punto basso. Andiamo a fare sempre 6 catenelle, sono 6, no scusate, sono 7. Andiamo nel prossimo archetto. Questo diciamo che è una di quelle righe solo di archetti, quasi 5 6. Qui quando arriviamo all'angolo, prima entriamo qua dove ci sono le 4 catenelle, poi andiamo a fare 6 catenelle e entriamo nel prossimo archetto. Ora qui nell'angolo dove ci sono queste 5 maglie alte, l'archetto formato sarà da 9 catenelle, non più da 6, quindi andiamo a fare 9 catenelle. 3 4 5 6 7 8 e 9. Poi ci chiudiamo saltando tutte le maglie alte, ci chiudiamo nel prossimo archetto da 4. Quindi noi lavoriamo tutto, ok, tutti gli archetti disponibili da 6, solo qui e qui, quindi negli angoli, nei 4 angoli andiamo a fare 9 catenelle. Questa è la riga numero 9. Ho concluso la nona riga. Ora mi sono sbagliata prima, non sono 11 ma 10 righe, quindi adesso andiamo a fare anche l'ultima. Guardate quant'è bella. Adesso qua io faccio il filo di mezzo, ma guardate quanto è bella, è bellissima. Adesso andiamo a fare anche l'ultima riga, dopodiché vi dico le mie considerazioni. Per la 10ª riga iniziamo sempre con 6 catenelle, che sono il nostro primo archetto, quindi andiamo a fare un archetto. In pratica andiamo a lavorare tutti degli archetti tranne gli angoli, che c'è una piccola modifica da fare. 3 4 5 6, punto basso, 2 3 4 5 e 6, e qui cambiamo un po' lo schema. In pratica noi andiamo a fare quest'ultimo archetto, poi andiamo a fare 5 catenelle e carichiamo l'uncinetto. Qui andiamo a fare 5 maglie alte. Vi ricordate l'archetto più grande, quello da 9 catenelle? Ecco, su di esso stiamo lavorando adesso. Il totale sono 4 perché sono 4 angoli, quindi è da fare per 4 volte, sono 4 e 5. Poi facciamo 5 catenelle, carichiamo e sempre nello stesso posto andiamo a fare altre 5 maglie alte. 3 4 e 5, poi 5 catenelle, ci chiudiamo nel prossimo archetto. Ora vi faccio vedere. Noi siamo partiti da qua, si fanno tutti archetti e nell'angolo si fanno così: 5 catenelle, 5 maglie alte, 5 catenelle, 5 maglie alte, 5 catenelle. Questo motivo qua è da fare sia qui che qui e qui. Ci ritroviamo con la mattonella completata.
Eccola finita la mia mattonella, mi piace tantissimo, la vedo benissimo per un bellissimo progetto estivo che potrebbe essere una maglia, una giacca, un cardigan, qualsiasi cosa. Immaginatevi questo modello lavorato con un fil di scotch numero 8, ok, che ci mettete un sacco di tempo, però vi posso assicurare che è un capolavoro vero e proprio. Io l'ho lavorato col fioccotone, l'uncinetto numero 3 e sviluppo circa 22 cm, invece di diagonale sono 28, quindi una mattonella veramente veramente importante. Come si fa? Iniziamo da una catenella chiusa, lavoriamo dei punti bassi, poi lavoriamo degli archetti. Su questi archetti andiamo a fare 7 maglie alte, compresa la maglia alta sottostante, poi andiamo a sviluppare il fiore, dopodiché andiamo a fare gli archetti e mano a mano riusciamo anche a sviluppare la mattonella, da tonda diventa quadrata. È bellissima, veramente bellissima. Questa volta vi ho fatto un po' impazzire, quindi non sono le solite 2-3 righe di lavoro, ma sono 10, però vi posso assicurare che è un risultato che dà veramente soddisfazioni. Bene, io aspetto i vostri commenti, voglio sapere cosa ne pensate, se la conoscevate già, se avete visto una versione, se vi piace, se vi ispira a creare qualcosa. Io aspetto insomma i vostri commenti. Noi ci vediamo al prossimo video progetto.